Lezione 271, Pappagallo. Ehi Anna, hai mai posseduto un animale domestico? A dire il vero, ho un pappagallo. Si chiama Charlie. Davvero? Che figata! Che tipo di pappagallo è? È un grigio africano. È davvero intelligente, e può imitare il linguaggio umano. È incredibile. Ho sentito che alcuni pappagalli possono persino usare le parole nel contesto. Sì, Charlie lo fa a volte. Ad esempio, quando vuole un dolcetto, dice voglio un cracker. Ah, è divertente. Ho sempre pensato che sarebbe bello avere un animale parlante. Ha sicuramente i suoi alti e bassi. A volte Charlie diventa un po' troppo loquace e non smette di parlare. Posso immaginarlo. Ma almeno non devi mai preoccuparti che sia timido o non voglia parlare con te. Questo è vero. È sempre felice di chiacchierare, che io lo voglia o no. Beh, spero che non parli troppo quando vengo a trovarmi. Non preoccuparti, mi assicurerò che si comporti bene. O almeno ci prova. Lezione 272, Nuove idee imprenditoriali. Ehi Anna, hai nuove idee imprenditoriali? A dire il vero, stavo pensando di avviare un'azienda che vende gomme premasticate. Gomme premasticate? Che cos'è quello? È esattamente quello che sembra. Vendiamo gomme già masticate per persone che non vogliono affrontare il fastidio di masticarle da sole. Ah, è ridicolo. Chi lo comprerebbe? Ne rimarresti sorpreso. In realtà ci sono persone là fuori a cui piacciono cose strane del genere. Non lo so, Anna. Penso che faresti meglio a limitarti a qualcosa di un po' più normale. La normalità è noiosa, John. Dobbiamo pensare fuori dagli schemi. Lo ammetto, è sicuramente un'idea unica. Ma non sono sicuro che ci sia davvero un mercato per questo. Beh, non lo sapremo finché non ci proveremo, giusto? Chissà, potremmo diventare milionari. Va bene, va bene. Proviamoci. Ma se falliamo, do la colpa a te. Affare. Ora, iniziamo con il nostro impero di gomme premasticate. Lezione 273, Contare l'inventario. Va bene Anna, iniziamo a contare l'inventario. Da dove vuoi iniziare? Iniziamo con le scatole laggiù nell'angolo. Va bene, sembra buono. Quanti pensi che ce ne siano? Non ne ho idea, faccio schifo a stimarlo. Beh, allora non ci resta che contarli uno per uno. Uffa, ci vorrà un'eternità. Ehi, almeno siamo pagati per questo. Questo è vero. Ma preferisco fare qualcosa di più eccitante, come il paracadutismo o il bungee jumping. Sì, anche io. Ma sfortunatamente, siamo bloccati qui a contare le scatole. Ehi, pensi che potremmo renderlo più divertente in qualche modo? Non lo so, come? Non lo so, forse potremmo trasformarlo in un gioco o qualcosa del genere. Ad esempio, chi conta più scatole in un'ora ottiene un premio.
Va bene, ci sto. Qual è il premio? Che ne dici di un pranzo gratis? Affare. Va bene, iniziamo. Ti batterò, Anna. Vedremo, John. Partita iniziata. Lezione 274. Sensazione di sete. Ehi Anna, vuoi prendere qualcosa da bere? Mi sento piuttosto assetato. Sì, anche a me servirebbe qualcosa da bere. Di cosa sei in vena? Che ne dici di un po' d'acqua? È salutare e rinfrescante. Noioso. Voglio qualcosa di più eccitante, come una bibita o un succo di frutta. Ma sono pieni di zuccheri e calorie. L'acqua è la strada da percorrere. Su, John. Vivi un po'. Prendiamoci qualcosa di divertente da bere. Va bene, va bene. Ma stiamo comprando bibite dietetiche. Sto osservando la mia figura. Soda dietetica? Allora tanto vale bere solo acqua. Ehi, almeno è qualcosa di diverso. Ed è ancora meglio per te della normale soda. Immagino che tu abbia ragione. Ma penso comunque che dovremmo ottenere qualcosa con un po' più di brio. Bene, scendiamo a compromessi. Prenderemo dell'acqua frizzante aromatizzata. È ancora salutare, ma ha un po' più di sapore. Ok, sembra un buon compromesso. Andiamo a prendere la nostra raffinata acqua aromatizzata. Sai, non avrei mai pensato di essere così entusiasta dell'acqua. Ah, forse stiamo solo diventando vecchi e noiosi. Parla per te, Anna. Sono ancora giovane e alla moda. Certo, John. Certo che lo sei. Lezione 275. Clima molto caldo. Cavolo, fa caldo qui fuori. Cosa dobbiamo fare per combattere il caldo, Anna? Non lo so, magari potremmo andare in piscina o in spiaggia? È una buona idea, ma non ho voglia di diventare tutto sabbioso e salato. Ok, che ne dici di andare al cinema? C'è l'aria condizionata lì dentro. È una buona idea, ma non voglio passare tutto il giorno in casa. Voglio godermi il bel tempo. Che ne dici di una battaglia in mongolfiera? Sì. Questa è l'idea perfetta. Facciamolo. Aspetta, ho un'idea ancora migliore. Riempiremo i palloncini con acqua ghiacciata. Oh no, sembra un po' troppo estremo. Su, John. Sarà rinfrescante e divertente. Va bene, va bene. Ma stai scendendo. Vedremo a riguardo. Preparati a bagnarti, John. Ci sei, Anna. Che la battaglia con le mongolfiere abbia inizio. Lezione 276. Mio fratello ha avuto un nuovo bambino. Ehi Anna, hai sentito che mio fratello ha avuto un nuovo bambino? Assolutamente no. Questa è un'ottima notizia. È un maschio o una femmina? È un maschietto.
È così piccolo e carino. Oh, adoro i bambini. Sono così adorabili. Sì, ma richiedono anche molto lavoro. Mio fratello e sua moglie staranno svegli tutta la notte per cambiare i pannolini e dargli da mangiare. È vero, ma alla fine ne vale la pena. Non c'è niente come la sensazione di tenere il proprio figlio tra le braccia. Posso immaginarlo. Ma per ora sono felice di essere zio. Posso viziarlo e poi restituirlo ai suoi genitori. Ah, questa è la parte migliore dell'essere zia o zio. Ti diverti senza alcuna responsabilità. Esattamente. Ma sono anche entusiasta di vederlo crescere e vedere che tipo di persona diventa. Sì, è incredibile quanto cambino e si sviluppino in pochi anni. Prima che tu te ne accorga, correrà in giro e si intrometterà in tutto. Oh oh, sono sicuro che lo farà. Ma per ora, mi divertirò a tenerlo in braccio e ad ammirare quanto è carino. Lezione 277. Arrampicata. Ehi Anna, hai mai fatto arrampicata su roccia? Sì, l'ho fatto. In realtà è davvero divertente. Davvero? Ho sempre avuto un po' paura di provarlo. Sembra davvero pericoloso. Può essere pericoloso se non sai cosa stai facendo, ma se hai l'attrezzatura e l'addestramento adeguati, è abbastanza sicuro. Non lo so. Sembra anche un sacco di lavoro. Non sono sicuro di avere la forza della parte superiore del corpo per farlo. Oh, andiamo, John. Sei più forte di quanto pensi. E anche se non riesci ad arrampicarti fino in cima, è comunque un ottimo allenamento. Immagino sia vero. Ma cosa succede se rimango bloccato a metà strada e non posso andare oltre? Ah, non preoccuparti, sarò lì per gridare incoraggiamento da terra. Hai capito, John? Grazie, Anna. Questo mi fa sentire meglio. E se cado? Bene, ecco perché abbiamo un'imbracatura di sicurezza e un partner per la manutenzione. Sarai perfettamente al sicuro. Ok, comincio a sentirmi più fiducioso ora. Forse ci proverò. Questo è lo spirito, John. Chissà, forse scoprirai un talento nascosto per l'arrampicata su roccia. O almeno avrai una storia divertente da raccontare sulla volta in cui sei rimasto bloccato su una parete rocciosa. Lezione 278. Abbiamo appena raggiunto un importante traguardo. Ehi Anna, abbiamo appena raggiunto un traguardo importante nel nostro progetto. Riesci a crederci? Lo so, è pazzesco. Non posso credere che siamo davvero arrivati così lontano. Sì, è stato un sacco di duro lavoro e fino a tarda notte, ma tutto sta dando i suoi frutti. Sicuramente. Ma abbiamo ancora molta strada da fare prima di aver finito. Lo so, ma prendiamoci un momento per celebrare questo traguardo. Che ne dici se usciamo a bere qualcosa? A me sembra una buona idea. Ma facciamolo velocemente. Abbiamo ancora molto lavoro da fare. D'accordo. Ma penso che sia importante fare una pausa di tanto in tanto e ricaricare le batterie. Hai ragione.
Abbiamo lavorato così duramente che non abbiamo avuto la possibilità di goderci i frutti del nostro lavoro. Esattamente. E chissà, magari ci verranno in mente nuove idee mentre siamo fuori a divertirci. Sì, questo è un buon punto. Andiamo a celebrare il nostro traguardo, e poi torniamo pronti per affrontare la fase successiva del progetto. Complimenti, Anna. Siamo una grande squadra. Lezione 279. Divertente concerto musicale. Questo concerto è fantastico, Anna. Non ho mai sentito musica del genere prima d'ora. Lo so, giusto? La voce del cantante principale è davvero unica. È come se stesse cantando con un boccone pieno di biglie. Ah, sì. Ma in qualche modo funziona. E hai visto il batterista? Sta impazzendo laggiù. Penso che stia cercando di rompersi le bacchette. Questo è il concerto più divertente a cui sia mai stato. Lo stesso qui. Ma devo ammettere che alcuni di questi testi sono piuttosto bizzarri. Sì, credo di aver sentito parlare di un ananas parlante. E hanno appena cantato di un calamaro gigante che attacca una città. Ah, penso che l'abbiano fatto. Ma sai una cosa? Non mi interessa nemmeno. Questo concerto è troppo divertente. Sono d'accordo, proseguiamo e godiamoci la stranezza. A me sembra una buona idea. Balliamo come se nessuno ci stesse guardando. Questo è lo spirito, John. Suoniamo questa musica pazzesca. XXX. Lezione 280. Pinguino. Anna, hai mai visto un pinguino nella vita reale? No, non l'ho fatto. Perché me lo chiedi? Ho visto un video di loro che si aggirano ed è stato divertente. Sembrano così imbarazzanti sulla terraferma. Ah, sì, l'ho visto anch'io. Ma in realtà sono davvero graziosi in acqua. Questo è vero. Sono come piccoli siluri, nuotano e catturano pesci. E sapevi che i pinguini si accoppiano per tutta la vita? Davvero? È così romantico. Sì, sono molto fedeli ai loro partner. Seguono persino un rituale di corteggiamento in cui si inchinano l'un l'altro. È adorabile. Vorrei che gli umani fossero così romantici. Anch'io. Ma non credo di poter sopportare di indossare uno smoking tutto il giorno come fanno i pinguini. Ah, sì. Non credo di avere lo stile per realizzare quel look. Ma sai una cosa, John? Penso che dovremmo fare un viaggio per vedere dei pinguini dal vivo. È un'ottima idea. Pianifichiamo un viaggio in Antartide e usciamo con dei pinguini. Ok, forse non l'Antartide. Ma potremmo andare in uno zoo o in un acquario e vederli da vicino. Sì, è un buon compromesso. Andiamo a trovare i nostri amici che pescano pesci in smoking. Grazie per aver guardato. Iscriviti al nostro canale. E guarda altri video dal nostro canale.